Ciao a tutti. A differenza di quanto si può pensare, specialmente nella visione occidentale, il karma non premia e non punisce, ma è completamente neutrale. Prende un valore reale, positivo o negativo, a seconda di ciò che ipotizziamo, realizziamo e crediamo nel nostro presente. Se ci comporteremo bene, raccoglieremo serenità e felicità. Diversamente riceveremo solo sofferenza. Personalmente ritengo che il narcisista stia già scontando tutte le sue colpe. D'altra parte la sua vita è fatta di vuoti interiori, di perenni cambi di maschere, di depressione, di confusione, di fragilità, di mancanza di empatia e, cosa ben peggiore, non ha la minima idea di cosa significa amare. D'altro canto, sono personaggi, se così li vogliamo definire, che hanno un vero e proprio handicap psichico. Perciò è difficile pensare che siano persone dotate di un certo equilibrio interiore o di una certa armonia. Riflettiamo per un attimo sul delicato rapporto tra karma e narcisismo. Se veramente pensi che il narciso possa continuare a calpestare il prossimo senza alcuna conseguenza, sbagli. Se credi che un soggetto così tossico possa passarla liscia con il proprio comportamento devastante verso la vita, è solamente perché non hai compreso appieno il narcisismo e la legge di causa ed effetto che domina questo perenne spazio temporale e che nomineremo comodamente karma. Le persone con tale patologia sono totalmente destinate a ribellarsi contro chi le ama di più. Ora immaginiamo per un momento le conseguenze naturali di tale atteggiamento. Esso porterà inesorabilmente a due probabili scenari. Il primo scenario riguarderà tutte le vittime del narciso, che ad una si allontaneranno e di conseguenza condurrà il narcisista al completo isolamento. Il secondo scenario riguarderà il fatto che all'individuo con personalità narcisistica verrà a mancare l'approvvigionamento e non dimentichiamo che per lui è vitale, ragion per cui sarà costretto a vivere nella disperazione e nel vuoto più assoluto, tanto da poterlo paragonare ad una batteria scarica. Messi insieme questi due scenari, ne esce un quadro parecchio inquietante. Il soggetto con personalità narcisistica non avrà scampo, poiché oltre a rimanere in totale solitudine, inizierà ad ammalarsi fisicamente, fino a fare una brutta fine. In poche parole, a causa della loro patologia, sono destinati e programmati all'autodistruzione. Credo anche che i narcisi siano già stati condannati dalla vita stessa. Penso che pure la vecchiaia non sarà una passeggiata, dato che si ritroveranno a dover viverla da emarginati e nella completa desolazione. E di questo ne parlo nel video come invecchia il narcisista. Il karma di un narcisista è la sua stessa patologia. D'altra parte, ciò che semini raccogli. Tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto.